Ciao, benvenuti in questo video. Io sono Adriano Beson, trader professionista e vi insegno come investire sui mercati azionari americani. Nell'ultimo video vi ho spiegato che cos'è il Nasdaq e quali indici in particolare gestisce, ossia il Nasdaq 100 e il Nasdaq Composite. Abbiamo poi fatto un confronto tra il Nasdaq 100 e i maggiori indici mondiali e abbiamo visto come il Nasdaq è molto più performante rispetto a tutti gli altri. Abbiamo poi parlato di operatività pratica sull'indice Nasdaq e abbiamo quindi introdotto i concetti di leva finanziaria e di margine di mantenimento. E abbiamo visto come per poter investire sull'indice Nasdaq abbiamo bisogno di un capitale sufficientemente alto rispetto al capitale che effettivamente vogliamo investire, in modo da poter reggere a eventuali crolli del mercato. In questo video risponderemo a due importanti domande. La prima è: ma quanto si può effettivamente guadagnare con l'indice Nasdaq? E la seconda è: per quale motivo dovrei acquistare anche le azioni del Nasdaq? Bene, possiamo cominciare. Nell'ultimo video abbiamo visto un esempio in cui acquistavamo un CFD da 30 euro sull'indice Nasdaq con una leva pari a 150, potendo così in realtà investire 4.500 euro. La leva di 150 in realtà è molto alta, un broker permette di utilizzare una leva così alta soltanto ai trader professionisti. Per quanto riguarda invece un trader principiante, la leva che permetterà di usare il broker sarà più bassa, come ad esempio potrebbe essere 20. Quindi in realtà un trader principiante andrà a investire 30 per 20, quindi 600 euro. Quanto si può pensare di guadagnare con 600 euro sull'indice Nasdaq? Se noi andiamo a vedere le performance dell'indice Nasdaq negli ultimi 10 anni, possiamo notare che ha avuto una variazione media di circa lo 0,075% al giorno, che sono circa il 21% all'anno. Possiamo ottenere questa percentuale utilizzando la formula che vedete nella seguente slide. Con una performance di questo tipo significa che su un investimento di 600 euro in un anno possiamo ricavare circa 130 euro, andando quindi a un complessivo di 730 euro. Ma di quanto capitale abbiamo bisogno per poter reggere sul mercato? Bene, se ci poniamo l'obiettivo di reggere a un crollo del mercato pari al 50%, che è molto improbabile, allora utilizzando la formula che abbiamo visto nello scorso video, la formula inversa, sapendo che il CFD è costato 30 euro, il crollo del mercato a cui vogliamo reggere è pari al 50%, con una leva pari a 20 risulta un capitale di almeno 315 euro. Ma attenzione, si parla di valori medi. Se noi andiamo a vedere il seguente grafico che riporta l'andamento dell'indice Nasdaq negli ultimi 10 anni, possiamo vedere che ci sono stati anni in cui le performance sono state molto alte, altri anni invece in cui il Nasdaq ha mantenuto dei valori all'incirca costanti e in qualche caso ha anche perso. Quindi se noi avessimo investito questi soldi, ad esempio nel 2011 o nel 2015 o nel 2018, avremmo mantenuto il nostro capitale e addirittura perso un pochino nel 2018. Questi guadagni possono sembrare bassi, ma non lo sono. E tenere dei CFD sull'indice Nasdaq nel proprio portafoglio è un'ottima scelta, anche perché il rischio è relativamente contenuto. Fortunatamente però c'è la possibilità di aumentare le proprie performance acquistando anche CFD sulle azioni del Nasdaq. Ed è questa la seconda domanda a cui andiamo a rispondere. Per quale motivo dovrei acquistare le azioni del Nasdaq? La risposta è semplice, perché si può avere delle performance migliori rispetto all'indice Nasdaq. Se noi andiamo a vedere ad esempio ad oggi, 6 maggio 2021, le performance delle aziende contenute nell'indice Nasdaq, troveremo che la performance media annuale è del 54%. Ciò significa che se un anno fa avessimo investito 100 euro su una qualsiasi azienda del Nasdaq, oggi avremmo portato a casa mediamente 154 euro, il che corrisponde a una performance giornaliera dello 0,17% circa. Se noi volessimo investire 600 euro e fare un confronto con l'investimento che potremmo fare con l'indice Nasdaq, troveremo che avremmo portato a casa 325 euro mediamente rispetto ai 130 euro che ci avrebbe permesso di guadagnare l'indice Nasdaq.
Ma per avere questo guadagno non potremmo spendere i 30 euro sul CFD come abbiamo fatto con l'indice Nasdaq. Per quale motivo? Perché il broker permette di acquistare CFD sulle azioni con delle leve ancora più basse rispetto alle leve dell'indice Nasdaq. Per un trader principiante un valore di leva potrebbe essere ad esempio 5. Quindi per raggiungere i 600 euro di investimento dovremmo acquistare almeno 120 euro di CFD. Se con questi 600 euro vogliamo reggere a un crollo del mercato del 50%, significa che, applicando sempre la formula che abbiamo visto nell'ultimo video, dovremo avere a disposizione un capitale di almeno 360 euro. Con una differenza: se per l'indice un crollo del mercato del 50% è abbastanza improbabile anche in periodi discretamente lunghi, per quanto riguarda le azioni un crollo del mercato del 50% è un po' più probabile e quindi l'investimento è più rischioso. Ovviamente anche in questo caso si parla di valori medi. Potrebbero esserci periodi positivi, ma potrebbero essere anche periodi molto negativi che possono durare anche per molti mesi. Uno dei problemi principali è: come faccio a scegliere le azioni giuste? Diciamo che in prima approssimazione sul Nasdaq possiamo anche pensare di sparare a caso. Non è sicuramente la strategia migliore, ci sono strategie molto migliori per poter scegliere le aziende su cui investire. Però sul Nasdaq abbiamo visto che mediamente le aziende hanno guadagnato, ad esempio nell'ultimo anno, il 54%, ma vediamo che la cifra più o meno è sempre lì, può raggiungere anche il 60%, il 70%, come può scendere al 40%, al 30%. E come vediamo da questa slide, nell'ultimo anno sono soltanto 9 le aziende che hanno chiuso in rosso. Quindi diciamo che investendo su una qualsiasi azienda del Nasdaq abbiamo discrete possibilità di poter vedere una crescita nel corso dell'anno. Ma quanto costa il mio investimento? Eh sì, perché l'investimento ha un costo, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Bene, siamo arrivati anche in fondo a questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche domanda la potete scrivere nei commenti. Se volete seguirmi, ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!